Bella ragazzi. Bene ragazzi, stavolta facciamo un video particolare, come farsi la birra. Anzi, non è che insegniamo come fare la birra, sicuramente tra di voi c'è qualcuno che sa meglio farla di noi. È una nostra passione che ogni tanto ci facciamo una birra, così quando ci troviamo qua a fare i video ci beviamo una birra fatta da noi, molto buona, per ora abbiamo avuto buoni risultati. Ma facciamo due tipi di pale ale, mi si intrecciava la lingua. Poi abbiamo, vabbè, un po' di cose del destrosio, abbiamo dello zucchero di canna. Questo serve per metterlo nei gorgogliatori, è una sostanza, è un gin disinfettato, disinfettante. Però poi noi abbiamo già fatto una stout, abbiamo già fatto un'altra pale ale, una bitter, poi faremo una birra belga dopo che abbiamo finito questa, così per l'inverno siamo ben a posto e pronti. Se avete dei consigli da darci, chi se ne intende di più di noi certamente, se vuol dare stavolta accetteremo noi consigli, invece che insegnare ci insegnerete qualche trucco magari interessante. Qua ci sono due birre che abbiamo già fatto, una bitter e una stout, scusate avevo detto pale ale, questa è una pale ale, questa è una stout del minatore, del vecchio minatore, la bevevano in zone minerarie d'Inghilterra, penso Galles Sud. Allora, per chi invece non sa come si fa la birra, vi spiego velocemente come si fa. Praticamente, allora, innanzitutto bisogna disinfettare tutto con il percarbonato di sodio. Si fa una soluzione, poi con una spugna si passa tutto bene, coperchi, tutto, e anche altri attrezzi, i gorgogliatori, tutto quello che c'è. Bisogna stare attenti a non far cadere, ad esempio, cose dentro, deve essere un lavoro pulitissimo, la saliva ad esempio, quindi non bisogna parlottare sopra i contenitori quando si fa questo lavoro, perché sennò addio. E si parte da cosa è fatta la birra? È fatta dal malto d'orzo. Il malto d'orzo che cos'è? Praticamente è l'orzo, i semini di orzo, vengono messi in contenitori, a volte all'aria, a volte no, all'aria perché a volte prendono i lieviti del posto, come certe birre particolari, se no normalmente si mettono in un contenitore. Questo non lo faremo noi, questo ce lo troviamo già preparato. Praticamente in un contenitore con un po' di umidità, in modo che i semi germoglino, che facciano la loro radicina, la radichetta. A questo punto il seme produce dentro di sé degli enzimi molto particolari che trasformano praticamente, come si chiamano? Non mi viene la parola, che trasformano l'amido del seme in uno zucchero particolare, che è il maltosio. E praticamente il seme da amidoso diventa dolce. Se voi assaggiate dei semi germinati di frumento o di orzo, di altre cose, sanno di dolce. Quindi otteniamo dall'amido dei semi uno zucchero. Otteniamo uno zucchero che può fermentare grazie a dei lieviti che in questo caso danno insieme a queste confezioni, sotto c'è una bustina di lievito adatta. Allora, cosa succede? Questo praticamente è questo orzo qua che ha fatto la radicina, che è stato poi macinato, è stato bollito a lungo per estrarre il maltosio, il maltosio che contiene, viene filtrato e si ottiene una melassa densa, un po' dolce, che è qua dentro. Quindi ci si aggiunge poi acqua, lievito, si può aggiungere altro zucchero, ad esempio il zucchero di canna o del destrosio, per rinforzare la gradazione. Quindi si mette dentro questi contenitori insieme a tot acqua e da arrivare tipo a 22 litri. Acqua che deve essere chiaramente, meglio usare acqua in bottiglie, che non sia contaminata, perché non sempre anche l'acqua del rubinetto è purissima, diciamo, come batteriologicamente. Quindi anche un'acqua qualsiasi, chiaramente non gasata. Poi si lascia lì un tot tempo, da 1 a 2 settimane, secondo il tipo di birra, secondo la temperatura ambiente, insieme al lievito fermenta, si mette a fermentare e produrre alcol, questa cosa zuccherosa che è il malto, magari aiutato da altro malto o da zuccheri. Mi dimenticavo di dire che qua dentro è già contenuto il luppolo.
in certi casi, in certi altri prodotti si mette a parte il luppolo. Il luppolo è una pianta che dà quell'amaretto alla birra, perché sennò sarebbe sia alcolica ma un dolciume non buono. Quindi fin dall'antichità l'uomo ha sempre cercato di buttarci dentro cose che la rendono, come si dice, un po' amarognola. Addirittura le brughe, non so se sapete che sono quelle piante che sono nei boschi. Anticamente certi posti usavano quelle per dare questo amaro, poi hanno scoperto il luppolo che è meglio. Adesso mettiamo questi a scaldare, uno per volta, a bagnomaria, perché si fluidifica, è densissimo il malto, dentro una specie di miele denso, si fluidifica e poi nel frattempo andremo a disinfettare tutto quello che è da disinfettare e poi questo qua, quando sarà bello caldo, lo verseremo in una pentola con altra acqua bollente, così diventa bello fluido, e poi eventualmente si butta un po' d'acqua qua dentro per raccogliere il residuo. Mettiamo a bagnomaria questo a scaldare su un fornelletto elettrico e lasciamo lì. Ecco, qua abbiamo il disinfettante, ne pesiamo 4 grammi perché ci vanno 4 grammi per litro. Siamo quasi, va benissimo, abbondiamo un pochino per sicurezza. Ok, allora qua abbiamo il disinfettante, il percarbonato di sodio. Prima cosa, la spugna è nuova ma è meglio impregnarla, disinfettarla un po'. Ok, e adesso disinfettiamo il nostro contenitore. Ne versiamo un pochino, non serve tanto, basta che le superfici vengano tutte trattate, quindi con una certa precisione. Passiamo qua sotto e passiamo poi tutto in giro. Poi faremo scolare dal rubinetto questa stessa soluzione disinfettante, così si disinfetterà anche l'interno del rubinetto. Abbiamo messo 6 litri d'acqua di bottiglia e buttiamo dentro lo zucchero e buttiamo dentro lo zucchero di canna. Un po' più di zucchero di canna perché l'altra volta avevamo visto che era venuto molto bene. Adesso si può anche miscelare fino a farlo sciogliere. Ogni tanto ci daremo una girata, poi prepareremo anche l'altro per un altro tipo di birra. Ok, intanto una girata e facciamo sciogliere. Tanto il malto si sta scaldando e poi procederemo anche con lui. L'abbiamo tenuto a bagnomaria, apriamo un po', vediamo se che profumo che fa. Eccolo qua, bello bollente. È bello bollente. E un po' è rimasto dentro. Però adesso potremmo fare un lavoro. Così recuperiamo anche questo che è rimasto qua attaccato alle pareti, diluendolo con quello che è acquoso. Ok, mi sembra che ci siamo. Ok, guardate com'è denso, scuro, perché questo è in parte caramellato, essendo la stout un po' caramellosa. Ora lasciamo un attimo che si diluisca bene. Quando è pulito questo siamo a posto e andremo a versare il contenuto nel contenitore della fermentazione. Poi si dovrà aspettare che la temperatura scenda intorno ai 23 gradi, 22, in modo che poi si possa mettere il lievito, perché il lievito, se si mette mentre è troppo caldo, muore. Eccoci qua. Poi possiamo recuperare un pochino di questo. Una bottiglia d'acqua minerale.
poca roba, comunque conviene sempre recuperarlo. Ok, che crema! Ora diamo una rimestata. Qua lo zucchero si era già sciolto, mentre nell'altra sta ancora finendo di sciogliere. Tanto abbiamo l'altro malto, l'altra birra, la Pale Ale, che sta scaldandosi, quindi ripeteremo l'operazione, non vi facciamo vedere perché è la stessa identica cosa. 22,4. 22,4 va benissimo, perché al massimo 23 si può anche mettere già il lievito e aggiungere, rimescolare e aggiungere l'acqua mancante. Abbiamo qua 13 litri d'acqua, tutta quella che abbiamo messo finora, bisogna arrivare a 23 litri in totale, chiaramente, quindi non sarà altri 10 litri d'acqua, ma un po' meno perché c'è già il malto, quella roba lì. Quindi iniziamo a buttare acqua. Prendo questo per mescolare. Che profumo che fa anche il lievito. L'acqua che entra aiuta a portare il lievito che si trova in superficie giù in profondità, aiuta un po' la mescolazione. Ci va una bella rimestata, poi si dà nel senso contrario in modo da mischiare bene. Abbiamo raggiunto il livello di 23 litri, che è il suo, e a questo punto mettiamo il coperchio. Qua ho fatto una cosa sbagliata perché magari i lieviti sono diversi, ma è pochissimo, prevarrà l'altro perché poi prevalgono i lieviti. Allora qua bisogna chiudere bene. Questo qua è un coperchio a incastro molto preciso, va chiuso con cura che non resti nessuna parte sollevata perché deve essere a tenuta ermetica. Ecco, una volta chiuso bisogna controllare bene che sia perfettamente, ecco qua era ancora da chiudere, ma essere sicurissimi che sia chiuso, se no poi sfiata dalle parti può entrare anche qualcosa che non è gradevole. Adesso riempiremo a metà il gorgogliatore. Questo serve praticamente con del gin, naturalmente perché contiene alcol ed è autodisinfettante. Questo serve a fare uscire l'anidride carbonica che si svilupperà durante la fermentazione senza che possa entrare aria o sostanze inquinanti. Questo qua è un gin da poco, ma l'importante è che abbia sui 40 gradi alcolici. E ora stiamo aspettando l'altro malto che si scalda, ripeteremo l'operazione con questa. Ci vedremo poi più avanti quando sarà fermentata. Ecco, adesso l'anidride carbonica che si sviluppa nella fermentazione esce attraverso il gin che abbiamo messo e succede che c'è un po' di colonna d'acqua di gin, cioè alta così, quindi c'è più pressione qua dentro che nell'aria atmosferica, c'è una sovrappressione. Questa sovrappressione fa sì che non possa entrare nulla da nessuna fessura, anche qua ci fosse una piccola perdita, succederebbe che magari bolle meno qua, ma comunque resta in pressione e non entra nulla. Abbiamo sciacquato le bottiglie disinfettate col percarbonato di sodio e adesso controlliamo lo stato della fermentazione. Sono passati 8 giorni. Allora, qua abbiamo la zona di densità della birra quando l'altra volta, prima non l'abbiamo fatto vedere, della birra quando viene messa dentro. E qua abbiamo la densità che raggiungerà quando è fermentata al punto giusto, tra 1000 e 1300. Quindi inseriamo il densimetro in questa proiettore e proviamo la stout del minatore. Se sapete come funziona il densimetro bisogna riempirlo e poi lui deve galleggiare, ma vediamo che ancora dobbiamo muoverlo.
ancora non ha, ecco sì, no, ancora non ha, sta assestando, attenzione perché è piena di bolle d'aria, bisogna lasciarle, di bolle di anidride carbonica, bisogna lasciare che vadano via quando è molto piena di bolle, perché la densità in realtà è più bassa adesso, devono andare via, allora raggiunge la densità giusta. Attendiamo un po', comunque sembra che ci siamo quasi, mica tanto, vedete che spunta il giallo, c'è ancora una righina di bianco, avrebbe bisogno ancora un po' di tempo. Abbiamo vuotato tutto in un bicchiere per assaggiare e adesso in effetti mi manca un po' d'alcol. Adesso proviamo questa Pale Ale. Stesso discorso di lasciare, ecco, non deve toccare il fondo, bisogna riempirlo a un punto che non tocchi il fondo, infatti c'è un po' di... Ora bisogna lasciare che scappino le bolle, come vedete vengono su tantissime bolle, e poi facciamo la misura. Anche questa mi sembra già, aspettiamo, mi sembra già ancora che deve attendere un pochino. In effetti dai gorgogliatori si vede che ogni tanto dà ancora delle bolle, ci vuole ancora un po' di tempo, forse domani. Questa è ancora più indietro, vedete che è oltre 1010, 1011 anche lei, sì, bisogna attendere il suo momento. Sono passati 2 giorni, abbiamo l'attrezzatura per imbottigliare, è un tubetto con una valvolina, adesso non la tocco perché è disinfettata, ma vi faccio vedere. Schiacciando questa sul fondo apre il flusso, quindi innestiamo questa qua, ok, questo si può girare e raddrizzare, così, e iniziamo, apriamo, metto per sicurezza questo qua sotto, vedete non va giù perché è chiuso, eccola qua. Adesso vi faccio vedere una cosa, guardate lì, sto togliendo la pressione, ok, a questo punto possiamo fare una cosa, possiamo togliere questo, questo qua si può versare per terra e continuiamo, così prende aria, se no farebbe il vuoto. Avanti, la riempiamo lasciando una zona vuota, così, ancora un pezzettino, ok, poi mettiamo un misurino di zucchero dentro alla bottiglia. Questo servirà per la rifermentazione in bottiglia. Praticamente c'è ancora del lievito vivo e questo lievito vivo troverà nutrimento dallo zucchero che abbiamo messo e farà un altro pochino d'alcol, farà le bollicine praticamente di anidride carbonica, andrà in pressione nella bottiglia e quindi resterà gasata naturalmente. Si mette questo e poi si chiude. Ecco qua. Poi bisogna dare una girata e questa è pronta da mettere via. Ora queste bottiglie che imbottigliamo dovranno stare, diciamo, nei primi 10 giorni faranno la fermentazione che porterà in pressione la birra e quindi la gasatura. Poi dovranno stare 2 mesi perché si affina la birra, in 2 mesi diventa un'altra cosa, diventa buonissima e poi si può anche lasciare lì ulteriormente e lentamente ancora si affina, però dopo 2 mesi conviene berla, non prima. Tanto mi bevo una stout che avevamo fatto un po' di mesi fa. Salute a tutti voi che seguite Caos. Poi abbiamo preparato 2, già che abbiamo imbottigliato l'altra, abbiamo preparato 2 birre tipo belga, tipo birra da Bazia. Ora controlliamo
La temperatura deve scendere sotto i 25 per poter mettere il lievito, se no patisce. Quindi tra un po' avremo anche questa nuova birra che non abbiamo mai fatto prima. E una cosa importante, guardate sotto il video, nella descrizione del video, metteremo i link di questo kit comodissimo che è fornito con il suo malto, le sue cose, ma poi potete usare contenitori e attrezzature anche per fare altri tipi di birre. E quindi a questo punto, se volete donarci un caffè, non c'entra molto, magari una birra, già che non ne abbiamo abbastanza, ci fate un gran piacere. E vi salutiamo. Bella ragazzi! Bella ragazzi!